Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio prendermi cura di questa signorina, la mia Vespa Piaggio PX, che è stata tutto l'inverno sotto la pioggia, quindi ha dei punti di ruggine, ci sono alcune cose che non vanno per quanto riguarda i contatti, ma abbiamo anche un po' di morchia, un po' di grasso, un po' di sporcizia sul motore, quindi prendiamoci cura, mettiamola di nuovo in sesto per affrontare l'estate e vi faccio vedere come procedo. Quindi ho rimosso i due boletti, inizierò mettendo lo Svitol, questo video è in collaborazione proprio con la Svitol, sul motore per pulirlo. Dopodiché passeremo anche ai dadi perché purtroppo quest'inverno ho trascurato un po' la manutenzione e come avete visto la ruggine ha preso il sopravvento. Invece con lo Svitol, oltre a poter sbloccare, poter evitare che l'ossidazione e la ruggine si diffonda, possiamo prevenirla ma possiamo utilizzarlo anche per pulire. Vi faccio vedere come. Partiamo proprio dai dadi di questa ruota, sono davvero malandati, quindi apriamo, si sblocca in questo modo, abbiamo la possibilità di spruzzare nebulizzando oppure possiamo dirigere direttamente sul punto in cui vogliamo in modo da avere un'azione più precisa. Ma qua è nascosta. E ovviamente anche nella serratura. E già vediamo il grasso e la sporcizia che iniziano a sciogliersi, quindi si depositano sul cartone, ma poi sarà necessaria anche un'azione meccanica. Già senza strofinare si vede la differenza fra prima e ora. Avendo il faro opaco diamo anche un colpo al faro e puliamolo. Ovviamente questa non è una soluzione definitiva, però lo Svitol che va a camuffare l'opacità e quindi abbiamo un faro leggermente più lucido e più bello da vedere. Un po' di azione meccanica, guardate. Ok, ovviamente per togliere la ruggine e rimuoverla del tutto bisogna utilizzare poi dei convertitori. Questo è uno dei tanti step che farò poi per la manutenzione di questa Vespa. Avete visto quello che succede, si ossida tutto e col tempo si rovina, quindi prevenire è meglio che curare. Manca ancora la pulizia profonda, mancano ancora i contatti elettrici, quindi guarderemo all'interno e daremo una bella pulita, anche perché come vedete le viti già sono arrugginite, quindi abbiamo queste condizioni e anche all'interno ci vorrà un pochettino di Svitol per contatti, quindi faremo tutto ciò che è necessario, oltre ad approfondire la pulizia perché così abbiamo spostato dopo averla sciolta, ma dobbiamo rimuoverla del tutto. E adesso utilizzerò Svitol grasso per cercare di eliminare tutti quei cigoli quando levo e metto il cavalletto. Si può utilizzare anche sottosopra. E adesso facciamo la prova con il grasso nel cavalletto. Guardate che differenza, prima era rumorosissimo, adesso facciamo la stessa prova. Ok, altra missione compiuta, ma avevamo pulito anche la sella, avevamo lubrificato sia l'ingresso per la chiave che tutto il sistema di apertura. Adesso basta semplicemente pigiare con un dito. Sentite quanto sia silenziosa perché adesso tutta la cerniera è lubrificata e utilizzando un tovagliolo ho tolto tutto lo sporco che si era depositato da questa parte. Passiamo adesso al reparto elettrico.
Quindi Svitol Electric, che pulisce contatti, elimina condensa e riattiva. Grazie all'ugello possiamo arrivare nei punti più nascosti. E adesso, come vedete, qua abbiamo tanta ruggine. Questa batteria è nuova, quindi tutta la bulloneria è nuova, non ha ruggine, però i cavi sono arrugginiti e la batteria precedente aveva preso un po' di ruggine, quindi ravviviamo, proteggiamo. Ovviamente oltre alla batteria ci sono tantissimi altri contatti che devo trattare con Svitol Electric. Questi sono solo i primi interventi, perché sto iniziando a rimettere in sesto la Vespa adesso. L'ho lasciata un po' abbandonata, l'ho utilizzata sotto la pioggia parcheggiandola senza protezione, e quindi, non avendola protetta con i prodotti adatti, non avendo messo nessun telone, queste sono le condizioni nelle quali si trova. Prevenite, perché altrimenti vi ritroverete in queste condizioni. È necessario applicare i prodotti corretti. Se non avete un garage e non avete come proteggerla, almeno utilizzate un telone, altrimenti la ruggine prenderà il sopravvento e poi quello che ormai è marcio si deve sostituirli, come questi dadi e tante altre parti, cerchioni eccetera. Però per adesso sono riuscito a rimuovere tantissimo sporco, ho ravvivato i contatti principali, quindi batterie e comandi al manubrio, ho ripristinato le scorrevolezze delle serrature, quindi ormai le chiavi entrano ed escono senza nessun problema, ma quello che è marcito ormai è marcito. E adesso Svitol Silicon, che utilizzerò sulle parti in gomma, sia questa è la pedana che la guarnizione del bauletto. Infatti lubrificante per plastiche, impermeabilizza, protegge dal gelo, rinnova anche le guarnizioni e direi che è perfetto per questo scopo. Anche questo elastico E ora, prima di portarla dal meccanico, far sostituire tutto quello che è da sostituire, perché ci sono molte parti danneggiate, voglio sostituire, come ho detto più di una volta, tutti questi dadi, ma occupiamoci adesso, sempre grazie allo Svitol Electric, dei contatti per le frecce, e mettiamo pure un pochettino di Svitol Silicon in queste guarnizioni nere. In questo caso posso utilizzarlo anche sottosopra e posso inserire direttamente il beccuccio all'interno di questo foro. Messo quindi anche lo Svitol per i contatti elettrici in questo boletto, del contatto per le frecce, prima di chiuderlo guardiamo il motore. Notate differenze? Da come era prima a come è adesso praticamente sembra quasi un motore nuovo. Ovviamente ha i suoi anni, ovviamente anche qua ci sono delle parti che vanno sostituite, però almeno ragazzi sicuramente sembra un'altra Vespa, molto più pulita, lubrificata, protetta per evitare che quello che ancora non si è ossidato si possa ossidare. Io momentaneamente sono felice, la mia Vespa sembra rinata rispetto a come era, adesso sembra nuova, quindi pulita, sgrassata, lubrificata eccetera. Portiamola a casa. E allora ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto anche compagnia. Mi avete visto mentre mi sono preso cura di tutto quello che avevo trascurato, purtroppo. Non fate come me, altrimenti vi ritrovate in queste condizioni. Spero quindi che mettiate un mi piace cliccando qua giù sul pollicione lì su, cliccate anche sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!